Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video di Mapago. Io sono Arekuki e oggi siamo qui, ovviamente con Genshin Impact, a parlare dei leak, degli sgocciolamenti di Zhongli e Childe. Finalmente arrivano delle piccole notizie su questi personaggi che stanno facendo un po' impazzire tutta la community, in quanto sono veramente molto interessanti. Uno che sembra un mostro, un tipo Geo veramente fortissimo, l'altro che addirittura permette di avere due tipologie di armi in un solo personaggio, quindi insomma ci sono, si stanno facendo sentire questi due personaggi. Ma io direi di non iniziare a infoiarci, a esaltarci. Vediamo un pochettino chi sono Zhongli e Childe. Partiamo da Zhongli. Allora, Zhongli di per sé come attacco base ha 6 attacchi consecutivi normalissimi fatti con la lancia. Normal, easy, niente di particolarmente esaltante. Attacchi normali, neanche tipo Geo. Per quanto riguarda l'attacco caricato invece, anche qui consumerà stamina, come tutti gli attacchi caricati, e porterà diciamo in avanti il personaggio. Ma veniamo all'abilità elementale. Diciamo che è molto interessante perché si sviluppa in due modi diversi a seconda di se viene premuto o se viene semplicemente cliccato il tasto dell'abilità elementare. Quindi già questo è già una novità effettivamente. Questo succede solamente con gli attacchi normali, no? Di poter premere o caricare. Qua anche con l'abilità elementare, quindi già una bellissima novità. Semplicemente premendo, Zhongli creerà una sorta di costruzione Geo che infliggerà danni ad area, ovviamente di tipo Geo, e sarà molto interessante perché questa costruzione risuonerà con tutti gli oggetti Geo attorno. Quindi, insomma, continuerà a infliggere danni ad area in base a se ci sono oggetti Geo attorno alla costruzione di Zhongli. Quindi sarà un continuo tripudio di danni ad area. E già questo è un buon inizio. La cosa tra l'altro è che questa costruzione è a tutti gli effetti un oggetto, pertanto è scalabile e blocca i colpi dei nemici. È proprio un oggetto, così come una roccetta diciamo. E se ne potrà creare solamente una, quindi se pensavate di fare due costruzioni e risuonarle così, no, non si può. Devono essere costruzioni fatte da altri personaggi. Nel momento in cui invece terrete premuto l'abilità elementare, elemental skill, allora succederà un effetto totalmente diverso. In pratica Zhongli farà esplodere tutti gli elementi Geo, tutte le costruzioni Geo attorno a lui e provocherà ovviamente danni Geo ad area, oltre al fatto che creerà uno scudo basato sul 20% della vita massima di Zhongli dall'efficienza pari a 250%, quindi diciamo che è un bello scudozzo, bello potente. Oltre al fatto che si infliggeranno danni potenti ad area. E infine la ulti, l'Elemental Burst, che secondo me è la cosa più figa di Zhongli, a parte visivamente parlando, ma soprattutto perché è proprio figa effettivamente la skill. Di fatto cos'è che farà? Lui manderà una sorta di meteora dal cielo sui nemici e infliggerà danni devastanti di tipo Geo a tutti i nemici attorno, oltre al fatto che tutti i nemici colpiti verranno pietrificati. Cosa significa la pietrificazione? Anche qui un nuovo elemento di Genshin Impact. In pratica, nel momento in cui i nemici verranno pietrificati, oltre al fatto che non potranno né attaccare né muoversi, subiranno maggiori danni fisici e di tipo Geo. Quindi Zhongli si potenzierà, oltre al fatto che appunto i nemici non potranno né muoversi né attaccare. Insomma, la ulti è bella cicciosa, diciamo che è il primo Geo che mi alletta molto, mi alletta veramente tanto. Parliamo ora delle ascensioni, in particolare partiamo dall'ascensione 1. Nel momento in cui Zhongli attiverà lo scudo e questo prenderà danni, Zhongli diventerà invece più potente perché aumenterà del 5% le statistiche ogni volta che lo scudo verrà colpito e questo effetto staccherà per 5 volte. Non lo ricordo. L'ho detto giusto? Quindi questo effetto staccherà per 5 volte, aumenterà del 25% quando arriva al massimo l'estate del personaggio. Insomma. Ad ascensione 4 invece la ulti di Zhongli infliggerà un danno addizionale pari al 20% dell'HP massimo di Zhongli. In pratica è un personaggio che comunque si basa molto sulla vita, a quanto ho capito, perché in base a quello appunto infligge più danni, in base all'ascensione e in base alle sue abilità, quindi
gli HP massimi avranno la loro valenza in questo personaggio. L'abilità passiva invece non è effettivamente niente di assurdo, ma comunque molto utile per quanto riguarda il crafting dei materiali, in quanto nel momento in cui dovrete creare una spira, una lancia, una polearm, ho visto che si insultano tutti su Telegram su questa storia, una lancia, Zhongli vi restituirà il 15% dei minerali utilizzati per crearla. Quindi utile, perché comunque ti fa risparmiare minerali nel momento in cui state costruendo una lancia, nel momento in cui andate dall'hammersmith lì che si diverte, intanto vi dà anche dei minerali, in pratica è come se lavorasse, vi facesse uno sconticino. Per quanto riguarda invece i materiali per potenziare i talenti e ascensioni, anche qui prendetela con le pinze, potrebbe cambiare tutto, o i leak potrebbero non essere effettivamente notizie definitive eccetera, veramente sono sgocciolamenti, niente di più. Per quanto riguarda i materiali di potenziamento dei talenti, per il momento noi sappiamo che per potenziare i talenti di Zhongli serviranno i libri gold, oltre a tutti i materiali che vi daranno gli slime, quindi le secrezioni degli slime e tutta la famiglia a venire. Per le ascensioni invece i materiali che vi richiederanno saranno ovviamente di tipo geo, quindi si andrà dal geoipostasis a farmare un pochettino per ottenere frammenti d'ambra e i geopillar. Quindi ovviamente essendo tipo geo andate da lui, andate sul sicuro, prendete i suoi materiali puliti, precisi. Oltre ovviamente ai materiali aggiuntivi che sono sempre le secrezioni degli slime, oltre ai core lapis. Il secondo sgocciolone di oggi, ragazzi, è un personaggio veramente croccante. Ma da che cosa lo capiamo? Allora, Childe, ragazzi, è un personaggio che sinceramente mi attira molto. Infatti sono molto tentato di pullare per lui. Adesso sto raccogliendo un po' di Primogems in maniera tale da poi poter tirare a colpo sicuro su Childe. E devo dire che mi interessa parecchio. Il motivo? Adesso ve lo spiego velocemente. Anzitutto Childe sarà un range type di tipo particolare. L'arma che avrà infatti sarà un arco, con la particolarità che questo personaggio può switchare dalla modalità ranged alla modalità ravvicinata. Quindi molto interessante questo aspetto, in quanto ci consentirà una versatilità molto maggiore nel campo di battaglia. Quando sarà nella modalità a distanza, Childe potrà attaccare fino a 6 volte consecutive con l'arco, quindi con le frecce normali. Quando invece caricherà il colpo, infliggerà danno idro e applicherà sui nemici il Broken Flow. Il Broken Flow altro non è che una nuova meccanica che consente, una volta che attaccherete i nemici che avranno il Broken Flow, di infliggere danni ad area di tipo idro anche sui nemici vicini. Quindi molto molto curioso, molto interessante, ma la cosa ancora più curiosa è sicuramente lo switch da arco a pugnali idro. Infatti utilizzando l'abilità elementale potrete switchare senza limiti di tempo tra l'arco e i pugnali. I pugnali non applicheranno il Broken Flow naturalmente, ma potranno triggerarlo, quindi in pratica lo switch dell'arma serve anche per quello. Voi tirate con l'arco, applicate il Broken Flow e con i pugnali andrete lì a attaccare e potrete triggerare comunque il Broken Flow. Quindi molto molto carina questa dinamica, curiosa perché diciamo forza ad un cambio continuo fra l'arco a distanza e i pugnali ravvicinati. Quindi l'abilità elementale infliggerà grossi danni idro a tutti i nemici intorno e vi switcherà l'arma. Oltre a questo naturalmente cambierà tutto il pattern di attacchi. Potrete effettuare 6 colpi consecutivi con danni di tipo idro. L'attacco caricato infliggerà 2 colpi di tipo idro consumando la vostra barra della stamina. E per quanto riguarda la dinamica del Broken Flow funziona in maniera, come dicevo, similare a quella dell'arco, con la differenza che non potrà applicarlo ma solo triggerarlo. Quindi quando attaccherà non applicherà mai il Broken Flow, se non poi in seguito con l'attivazione del quarto risveglio, ma di quello adesso ne parliamo. Per quanto riguarda la final, è divisa anche qui in due tipi di final differenti, quella a distanza e quella ravvicinata. Nella modalità a distanza la final colpirà ad area i nemici infliggendo danni di tipo idro e applicherà il Broken Flow sui nemici, quindi servirà diciamo per prendere grossi quantitativi di nemici e applicarvi questo tipo di debuff. Oltretutto restituirà anche una parte dell'energia elementale utilizzata per l'utilizzo della final, molto utile, e viene utilizzata, cioè verrà
molto probabilmente utilizzata in combo, con la ulti invece ravvicinata. La ulti ravvicinata infatti infliggerà un colpo ad area molto vasto che infliggerà danni idro enormi. Questi danni idro triggereranno il Broken Flow in una maniera un po' particolare, nel senso che farà ancora più danni ad area rispetto a tutte le altre abilità. Molto 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 interessante, soprattutto utilizzate in combo velocemente l'una con l'altra. Vi permetterà di spazzare via interi gruppi di nemici con pochissimo sforzo. Il Broken Flow inoltre verrà consumato una volta utilizzata questa ulti e colpiti i nemici con il Broken Flow, quindi in pratica è come se quel debuff venisse assorbito una volta che hai completato la ulti. Con l'ascensione di primo livello, con la passiva diciamo normale, Child aumenterà di 8 secondi la durata del Broken Flow, quindi possiamo dedurre che la durata del Broken Flow sia abbastanza lunga. Avete tutto il tempo per riuscire a fare grossi danni ai nemici intorno. L'Ascension invece di quarto livello, anche questa molto interessante, anche gli attacchi ravvicinati potranno infliggere il Broken Flow nel momento in cui applicherete dei critici con gli attacchi normali o caricati. Molto interessante perché vi consentirà di sfruttare al meglio la modalità ravvicinata senza dover per forza utilizzare l'arco, perché altrimenti eravate praticamente forzati ad utilizzare l'arco. Invece così siete un po' meno vincolati all'utilizzo dell'arma a distanza. Per quanto riguarda la utility passiva, ragazzi, quanto è buona questa abilità. Praticamente solo con questa passiva diventa eccezionale anche come supporto. In pratica tutti gli attacchi normali della nostra squadra avranno il livello aumentato di 1. Quindi in pratica considerate, avete Kechin, nel mio caso, con l'abilità di attacco normale a livello 3, grazie a Child raggiungerà il livello 4 senza nessunissimo sforzo. Quindi tutto il vostro team aumenterà il burst di danni in maniera passiva. È veramente è esagerato, è veramente fortissima come abilità secondo me. Poi lo vedremo in azione, vedremo quanto effettivamente aumenti i danni, però secondo me ragazzi è veramente fortissima come abilità. Per aumentare i talenti avrete bisogno dei libri Freedom e degli insignia. In pratica con questi due elementi riuscirete ad aumentare tranquillamente i talenti del nostro personaggio. Mentre per l'ascensione ci vorranno i frammenti di Zaffiro che droppano gli Oceanid, insieme anche ad un altro elemento che droppa gli Oceanid, che sono i Cleansing Water. In pratica è l'elemento peculiare che droppa solo quel tipo di boss elite, quindi in pratica farmateli come qualsiasi altro personaggio. E poi ci vorranno gli insignia sempre per le ascensioni, e ci vorranno le Star Conch, quelle che si trovano sulla spiaggia praticamente, e gli insignia. Fatti quelli siete a posto anche con le ascensioni. Quindi se volete cominciare a farmare per poi provare a pullare su Child quando uscirà, questi sono gli oggetti di cui avete bisogno. Come panoramica generale di questi eroi sono veramente ma veramente croccantissimi ragazzi. Sono tutte e due molto interessanti, hanno delle dinamiche nuove come la pietrificazione, il cambio d'arma da distanza ravvicinato, veramente molto molto dinamici come eroi. Danno molto più l'impressione di essere in un gioco action che non in un gioco RPG, e questa è una cosa che sinceramente apprezzo. Sono sicuro che il gameplay con questi due personaggi non annoierà, quindi aspettiamo di vederli in azione, ma per le informazioni che abbiamo a disposizione adesso sono veramente ma veramente belli, sia da utilizzare a livello di gameplay che come abilità. Quindi staremo a vedere, stiamo naturalmente connessi, ma sono sicuro che non ci deluderanno. Detto questo ragazzi, direi che qui da Mapao è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile naturalmente. Noi come al solito ci ribecchiamo in un prossimo video. Ricordatevi, se volete le notizie freschissime appena rilasciate, di iscrivervi a tutti i nostri canali Telegram che trovate in descrizione. Ciao!